Amici del Portale del Verde, oggi eccoci qui a parlare di lei, la salvia, pianta officinale per eccellenza che non può mancare sul nostro balcone, sul nostro terrazzo o nel nostro giardino, visto che questa è una pianta perenne, quindi partiamo subito dalla posizione dove andare a mettere la salvia. Diciamo che è una pianta che diventa, quando cresce, quando diventa adulta, arriva fino a circa 50-60 cm d'altezza e ha anche un bel portamento, quindi noi possiamo avere il nostro bel cespuglio di lavanda, che anche, se vogliamo, ornamentale. Lo possiamo mettere anche in un'aiuola vicino al rosmarino. Attenzione, alcuni dicono che non è una consociazione ottimale quella del rosmarino, ma altri invece dicono tutt'altro, quindi al massimo approfondite su questa cosa. Io personalmente ce l'ho proprio di fianco al rosmarino ed è in splendida forma. Ecco, l'unica cosa di cui bisogna stare attenti è che, appunto, andando a prendere certe dimensioni, sia la salvia ma soprattutto il rosmarino, quando andiamo a mettere la dimora cerchiamo di dargli lo spazio sufficiente, perché sennò una cerca di sovrastare l'altra, pregiudicando soprattutto la forma. Che dire, pianta che ama il sole pieno, non ci deve essere assolutamente ombra dove noi andiamo a mettere a dimora la nostra salvia, e se invece di andare a mettere a dimora in giardino ce l'abbiamo in un vaso, dobbiamo sempre comunque preoccuparci che non sia mai vicino al nord ma sempre a sud. È una pianta che tollera anche per periodi siccitosi, come può essere questo. Non tollera invece il ristagno idrico. Quello del ristagno idrico è un comune denominatore che accomuna la maggior parte delle piante, ma vi sono alcune che ne soffrono maggiormente, fra cui la salvia. Quindi attenzione, se andiamo a travasare la pianta da un vaso più piccolo a un vaso più grosso, cosa che vi consiglio di fare immediatamente. Vedete, questo qui, per dire, è un vaso 14 che ho appena preso al supermercato. Era lì che mi guardava e mi diceva prendimi. Come si fa a non prendere una pianta? Pensate, addirittura a 1,5 euro, guardate che meraviglia di pianta. Quindi l'ho presa, ma la prima cosa da fare è andare a sostituire il vaso, cioè qui abbiamo un vaso 14, andiamo su un vaso 20 almeno, o anche più grosso. Preoccupiamoci, come vedete qui sotto ho già predisposto dell'argilla espansa. Questa è fondamentale proprio per evitare il ristagno idrico. Mettiamo un terriccio molto sciolto, vuol dire che all'interno della terra ci deve essere un mix di torba, di sabbia, ma soprattutto dobbiamo andare a alleggerire appunto con dell'argilla, con dell'agriperlite. È una pianta che va bene in tutti i terreni, non tollera solo i terreni molto argillosi, adora i terreni calcarei, quindi i terreni comunque che drenano molto. Facciamo attenzione a questa cosa, che è l'unica che può pregiudicare la vita della nostra salvia. Parliamo adesso invece della propagazione. Allora, la propagazione può avvenire in tre modi sostanzialmente: il classico, il seme, ma è un procedimento un po' lungo; la divisione del cespo, anche qui quasi mai la si va a fare; e per ultima la talea. Ecco che la talea risulta essere quella che dà maggiori possibilità di riuscita, è molto simile all'operazione che noi andiamo a fare con il rosmarino, e a tal proposito vi metto qui sotto in calce a questo video, nella descrizione trovate anche il video dove faccio proprio vedere come poter propagare il rosmarino. Potete seguire quel video e otterrete delle bellissime piante di salvia. In buona sostanza, comunque, si tagliano dei rametti di circa 10 cm, si lasciano solo 3-4 foglie all'estremità superiore, tutto il resto invece si pela, e poi si va a mettere appunto in questo substrato mix di terra e sabbia. Bisogna farle circa più o meno in tarda primavera. Tutta la primavera e l'estate è sicuramente il momento buono per fare le talee. Se noi andiamo a mettere un rametto di salvia, che ne so, a marzo, già a maggio noi abbiamo pronto la nostra piantina. Il consiglio è quello di lasciarla in vaso magari la prima stagione prima di andare a metterla a dimora, però può attecchire anche già direttamente nel terreno. Pianta molto forte e rustica, diciamo che tollera benissimo, come abbiamo detto, anche periodi molto siccitosi.
tollera un po' meno appunto i momenti dove c'è tanta umidità. In quel caso può essere attaccata dal malbianco, oppure ecco anche gli afidi li possiamo combattere tranquillamente con un buon macerato di ortica o di equiseto, e anche di questo vi lascio nella descrizione i video dove potete vedere come, se l'avete in giardino, potervi creare con le proprie mani questo macerato a costo zero, che è ottimo appunto per debellare afidi, ragnetti rossi e quant'altro. Parlando di concimazioni, quando andiamo a fare la buca d'impianto, visto che è una pianta che va a produrre una moltitudine di foglioline che sono utilissime in cucina, visto che è una pianta che utilizziamo, le foglie della salvia si utilizzano sia per i secondi, per le carni, ma anche per i primi, quindi ne abbiamo bisogno in quantità appunto per cucinare. Preoccupiamoci nella buca d'impianto di mettere un concime che vada ad apportare maggior azoto alla terra, quindi lo stallatico va benissimo, il letame tanto per intenderci, oppure un concime comunque a lenta cessione sbilanciato sull'azoto. E per ultimo parliamo delle potature. Questa è una pianta che va potata 2 volte, uno alla fine dell'inverno, dove andiamo a togliere i rami secchi e andiamo a ripulire un po' la pianta, giusto, si fa questa potatura minima, e poi dopo la fioritura invece si va a fare una potatura più drastica. Questo è fondamentale per avere sempre una pianta sana e soprattutto dal bel portamento e dalla bella forma. Tutto qui, io spero come sempre di esservi stato d'aiuto con questo video. Vi invito a mettere un bel pollice in su, spolliciate, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!